Fare un cerchio magico non è difficile come pensate. Se almeno una volta vi siete chieste o vi siete chiesti come faccio a creare un cerchio magico, sei nel posto giusto. Conoscere come crearlo, infatti, è molto importante per la realizzazione di numerosi progetti. Oggi vediamo insieme i 2 modi per realizzarlo. Vi lascio al tutorial. Per realizzare il cerchio magico ci sono principalmente 2 modi. Vi faccio vedere il primo, che è quello più semplice e più facile e anche più veloce. Bisogna mettere il filo corto sulla mano sinistra, avvolgerlo intorno al dito una volta, portando sopra il filo che va al gomitolo. Entro con l'uncinetto in questo punto, aggancio il filo e lo porto fuori, faccio una catenella ed ecco qui il nostro cerchio magico. Vado a realizzare 6 punti bassi . Queste maglie basse andranno sempre lavorate su questo lato. Realizzati i miei punti, vado a chiudere il cerchio in questo modo. Prendo il filino corto e vado a tirarlo semplicemente. Ed ecco qui che ho realizzato il mio cerchio magico con 6 maglie alte. Il secondo metodo per fare il cerchio magico è molto simile al primo, l'unica cosa diversa è che ha un passaggio in più, infatti si fanno 2 giri intorno al dito anziché uno. Il filo corto sempre va nella mano sinistra e giro il filo attorno al dito 2 volte, 1 e 2. Entro con l'uncinetto in questo punto, aggancio il filo e lo porto fuori in questo modo e faccio una catenella. Questo è l'altro metodo per fare il cerchio magico. La differenza è che si fanno 2 giri intorno al dito e avrò questi 2 anellini. Vado a fare sempre le mie maglie basse, ricordiamoci di lavorare sempre nella parte dove ci sono 2 fili. Faccio le mie 6 maglie basse. Fatte le mie 6 maglie basse, adesso vado a chiudere il cerchio. Come faccio? Non vado a tirare direttamente questo filo, ma lo tiro poco poco, in modo da vedere qual è il filo che si muove. Nel nostro caso è il primo. Che cosa vado a fare adesso? Afferro il primo filo e lo tiro da quest'altro lato, in modo che va a stringere il filo sotto, così. Una volta stretto il filo sotto, riprendo il mio filino e tiro stringendo anche l'altro filo. Ed ecco qui il mio secondo cerchio magico con quest'altra tipologia. Che differenza c'è tra i 2 cerchi? Il primo, che abbiamo fatto con un solo giro intorno al dito, è molto più semplice da realizzare. L'unico difetto, chiamiamolo così, è che a lungo andare con il tempo questo forellino iniziale potrebbe allargarsi, a differenza del secondo, questo leggermente più complesso, ma vi garantirà una chiusura più duratura nel tempo
del forellino in mezzo, quindi non rischierete che si andrà ad aprire. Quando usare il cerchio magico? Per determinate lavorazioni, ad esempio gli amigurumi, dove non vogliamo assolutamente nessun tipo di foro, per lavorazioni come mattonelle che iniziano in cerchio e poi diventano quadrate, oppure per altre lavorazioni che non sono in tondo ma che comunque vogliamo mantenere belle ferme. Spero che il video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se non avete capito qualcosa potete scrivermelo nei commenti, vi risponderò senz'altro. E niente, lasciate un bel like, pollici, tanti pollicini in su, tanti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi gli altri aggiornamenti. Noi ci vediamo presto con un altro video e vi auguro buona giornata. Ciao!